Abbiamo qua tutte le parti che sono state tolte dopo 30.000 km di utilizzo. Incomincia a avere un filino, adesso sento col cacciavite se ha il gradino oppure no. Vedi, C'è il segno. Si vede proprio consumo del fatto che questo è, perché dovremmo mettere in fase prima uno poi l'altro. Una volta fatto il gioco valvole, si rientra nella normalità, andremo a togliere questo, così almeno potremo andare a vedere molto da vicino gli alberi a cam. Ancora te mi stai continuando a parlare di pallini e trattini, non ho ancora capito cosa cazzo intendi. Chiaramente è 2 giorni che sento pallini e trattini. Noi stiamo partendo, Fabio sta partendo con il Max Italiano dei 30.000, è felicissimo, guardate com'è contento. Non vedo l'ora di aprire il coperchio delle valvole. C'è questo grosso tema degli alberi e c'è un po' di ansietta, ce l'abbiamo qua. Abbastanza. Potrebbe essere, col fatto che l'utilizzo della moto è abbastanza gravoso, potrebbe andare a impattare negativamente sugli alberi questa cosa. Siamo fiduciosi. Comunque sia, a prescindere dall'utilizzo, secondo te, avendo fatto tagliandi regolari, cambio dell'olio extra ogni 5.000 km, non dovrebbero essere sputtanati comunque gli alberi, diciamo no? che partiamo dal primo punto, che la moto non è particolarmente rumorosa. Già quello potrebbe essere un buon indizio. Il fatto di aver sostituito l'olio molto spesso, il aver messo dentro olio di buona fattura sicuramente aiuta. Vediamo, fosse stato un 790 sarei stato più preoccupato, però ho fatto tanti 790 Adventure R con su 50-60 mila chilometri con gli alberi a cam originali e mai avuto un problema. Per me è solo questione di, se tu cambi spesso l'olio e l'olio è di, ripeto, ottima fattura, io non ho mai avuto problemi di alberi a cam. Ho sempre avuto problemi con chi faceva 15.000 km a ogni cambio di olio, quello sì. Ho sempre fatto uscite fuori strada ad ogni uscita, un utilizzo non proprio leggerissimo magari per il motore. Specifica il non leggerissimo. Chi segue il canale lo sa cosa intendiamo, ecco, per non leggerissimo. Ecco. Vedi che perde la testa? È un trasudo più che una perdita. Poi chiaramente con la polvere amplifica tanto. Si vede di più. Come sarebbe bella con un serbatoino leggero. Basta comprare una 500 e XC500 ed è già così, senza diventare armati coi bicilindrici. Però a noi piace far fatica, perché qua... E l'ultima uscita c'era, secondo me sono tutte le legnate in terra che ho preso. Ce n'è? Sì, sì. No. Chissà come mai esce a volte, utilizzandola sempre in strada. Esatto, sempre dritta, ma in orizzontale. Altro che 63 gradi di piega. Facciamo i 180 di piega. Adesso vi devo raccontare una cosa. Praticamente appena sono arrivato da Fabio stamani, lui ha spostato la moto e si è accorto che c'era qualcosa che non andava nel mono. E mi fa, ma quant'è che sta messo così? Io chiaramente... non so da quanto tempo è che la stavo guidando in questo modo e praticamente il mono è da revisionare. O ha perso l'azoto, il serbatoio qua, oppure l'olio ha fatto la sua strada. Ho sentito Andreani, devo capire se riusciamo a fare la revisione in questi 3 giorni che la moto è sul ponte. Però sì, Fabio se ne è accorto subito, appena ha mosso la moto. Infatti, per chi ha visto l'ultimo video, il mio amico Simone che diceva che non riusciva a guidare la moto, che scodava e che era strana, abbiamo scoperto come mai. Io potevo andare avanti altre 10 uscite. Può essere. Continuando a pensare che il problema ero io e non la moto, continuavo ad andare avanti, probabilmente all'infinito. Big Bubble. Ok, lo mettiamo sempre nel lazzaretto. Quello là di là è piegatissimo. Questo è dritto, quell'altro c'ha tipo una pancia che sembra... Madonna. Qua hai bozzato il radiatore dove c'è la ventola. Fai vedere? Vedi? Questo è rotto. Vedi che qua hai bozzato. Tocca. Sì. Sì. Però non perde, è caduta tipo alla discesa, quindi c'aveva anche tutta la caduta della discesa su un masso proprio pieno. Le mie cadute, quelle stupende da fermo. E qui cosa stai facendo? 302 tempi, cambiato la biella, pistone, rinfrescato cuscinetti di banco, cuscinetti del cambio. Quella moto lì è finita sotto l'acqua, è stata 3 giorni sotto 3 metri d'acqua. L'hanno tirata sui pompieri. E tornerà a funzionare, sì. Sì, gli ha rifatto tutto il motore, da zero. Ti vedo, ti stai spostando su ogni cosa per evitare di aprire il motore. Stai temporeggiando. No, è che almeno facciamo la lista della spesa, prima che poi rimontiamo tutto. Oh, va che bello il tuo radiatore. No, non ha niente. Quindi qua è tutto piegato. Sì, tutto abbondantemente piegato. Poi stiamo entrando nel vivo? Eh sì, entriamo nel vivo del programma qua. Ci avviciniamo.
Dobbiamo arrivare a tirare via il coperchio. Il termostato perde? Oh, so neanche qual è il termostato io. Controlla bene qua che di solito è un'altra zona dove il pericolo è molto alto. Questo lo tiriamo su, questo lo stacchiamo, sperando poi di ricordarci tutto come va avvitato, perché qua è un gran casino. Ah, ma stai scherzando quindi? Ne ho smontate giusto una quarantina nella mia vita. Pensavo che eri serio, dicevo. Qua adesso dobbiamo liberare questa zona perché poi dovremo rimettere su la sua guarnizione nuova con la pasta. Senza la pasta anche la guarnizione nuova andrà a perdere. Questo che cazzo è? È una protezione per il calore da sotto. Già abbiamo un Questo- problema. Cosa? O è stato avvitato molle o è sfilettato. Pipetta della candela. Bene. Potrebbe essere che col fatto che nessuno l'ha mai toccata si è allentata un po' nel tempo. Spero. Ah, quindi cambiamo anche le candele? Tutto 30.000. 30.000 si cambia tutto. Non so se siete preoccupati tanto quanto siamo preoccupati noi, ma Tutto molle qua, mi sa che sta esplodendo tutto. Per la felicità del meccanico e del concessionario che venderà dei pezzi nuovi al buon Giacomo. Ma per fortuna Red Bull gli coprirà tutte le spese. sì. Come il tappo dello champagne, hai sentito? Stesso identico rumore. Quindi c'è da festeggiare, dici? Se solo riuscissi a tirar su la pipetta. Ok, appoggiamo tutto qua prima che si rompe qualcosa. Mamma mia, che ansia. Come saranno messi questi alberi a canne? Per me nuovi. Se sono nuovi, KTM deve veramente pagare questo video tipo non so quanti cazzo di soldi perché è una pubblicità veramente... Esatto. Visto che le male lingue continuano a dire che KTM è in crisi, sta fallendo, fa le moto, Bla bla bla. esatto, materiali di secondo livello, terza fascia, adesso vediamo. Se sono perfetti, zitti tutti. Anche perché utilizzata in questo modo qua. Ai 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 ai. Dai che vieni. Ok. Oh. Un po' di sospance. Come siamo messi? Disastro? Potrebbero essere distrutti come nuovi e non ci capisco un cazzo, quindi me lo devi dire te. Tiriamo via i flauti, così tiriamo via le candele, possiamo muovere l'albero motore. Su. Un flauto, secondo flauto. Cioè, guarda la terra dove è finita. Tutto intorno. Meno male che c'è la guarnizione che ti salva, se no... Beh, di solito il serraggio non varia così, però effettivamente erano proprio morbidi. Così tiriamo su le due candele. Ok. E beh, ha fatto il suo. Come erano messe queste candele? Stanche? Ha lavorato, però pochissimo residuo, direi perfetto, dai. Questo è l'elettro qua è nuovo, questo qua c'è un po' di residuo, però Il fatto che la moto è un po' irregolare... potrebbe essere le candele, potrebbe essere la pulizia da fare, la pulizia del corpo farfallato, un azzeramento della centralina, fa sempre bene. Incomincia a avere un filino, adesso sento col cacciavite se ha il gradino oppure no. L'albero? Ah, perché da lì lo vedi, C'è il segno, vedi che c'è un piccolo segno, dove striscia e dove non striscia, Ah, ecco, lo vedi? sì. Quella è l'usura, 30.000 km, qua non essendoci il gradino, io toccando così, anche qua non senti niente. È il consumo da strisciamento, ma ci sta il consumo da strisciamento, 30.000 km, è ovvio. Questi incominciano ad avere qualche segno di usura, però rientra nella normalità di un consumo di un motore. Ok, mettiamo in fase. Con gli spessimetri andremo a fare il gioco valvole prima del primo cilindro, poi del secondo cilindro, perché dovremo mettere in fase prima uno, poi l'altro. Una volta fatto il gioco valvole, si rientra nella normalità, io non andrei a tirar su il coperchio. Se invece ci sarà da fare il gioco valvole perché una valvola o è lasca o è troppo tirata, andremo a togliere questo, così almeno potremo andare a vedere molto da vicino gli alberi a cam. Che però fino adesso ti sembrano... Per cioè, il c'è un momento minimo di consumo, di consumo, ma da quello che possiamo vedere sembrano a posto. Il 15 ci passa, il 15 ci passa perfettamente. Meglio un filo lasche che puntate. Adesso vediamo se il 20 ci passa, il 20 non ci passa. Il 20 discarico è 15-20, vuol dire che se il 15 ci passa e il 20 non ci passa potrebbe essere 17-18. Perfetto. Quelle di aspirazione invece, che dovrebbe essere 10-15, in realtà il 15 ci passa e il 20 non ci passa. Quindi queste sono, se possiamo dire, un pelo lasche.
comporta il fatto che siano un pochettino più rumorose, che abbiano un pelo più di gioco. Allora, stiamo smontando il coperchio qua giù, così vi facciamo vedere come stanno messi gli alberi a camme. Per adesso come ti sembra questa moto, Fabio? Com'è messa? Perfetta, come nuova. Quindi alla fine questi alberi a camme degli 890 non sono così tragici come dicono. Direi proprio di no. E più che altro, voglio dire, chi segue il canale sa questa moto, quello che ha visto e come è stata trattata in fuoristrada, perché poi a livello di manutenzioni i ragazzi sono Perfetta. sempre impegnati al massimo. Io ne farei un paio di vitine in più, non si sa mai. Eh sì, forse non sono abbastanza, Adesso basta che ne caschi una dentro. Così vi facciamo vedere com'è il motore dentro. Ora vi faccio vedere come sono messi i pezzi della moto. This is the end. Sembrano pezzi di uno sfattino. È così. Ok, adesso vi facciamo vedere proprio come sono messi. Sembrano messi bene, no? Sono più lisci del culetto di un bambino. Funzionano male questi alberi a camme, quindi. Sì. Vediamo anche questi perché la gente non ci crede. Questo qua è perfetto. Giriamo anche questo. E anche questo è perfetto. Vedi, tiro fuori. Belli. Perfetti, ragazzi. Sono perfetti. Bomba. Pausetta pranzo. Qua siamo alla fine del giorno 1, la moto sta messa così. E domani finiamo tutto. Guarda come è contento Fabio. Benvenuti nel giorno 2. Ieri vi siete visti un po' tutto lo smontaggio, oggi facciamo un veloce recap del punto dove siamo arrivati. Abbiamo qua tutte le parti che sono state tolte, dopo 30.000 km di utilizzo, gli alberi che sono perfetti, le candele che comunque considerando che non è che fossero proprio messe malissimo, no? Questo è il pacco frizione, ecco il pacco frizione io l'avevo bruciata a 20.000 km, 19.000 km, quindi questa aveva circa 9.000 km. Fabio ha detto che è un pochino abbronzatina, Abbronzata. però ha detto che possiamo non toglierla. Quindi oggi cosa andiamo a fare, Fabio? Questi sono i filtri dell'olio che hanno circa un anno fa li abbiamo messi, però li teniamo perché hai detto che sono in buone condizioni. Sono belli, non c'è residuo, va ben sperare per il cambio. Procediamo con i nostri piattelli delle valvole nuove che Ecco, c'era due valvole che avevi visto esatto, che erano leggermente lasche, di 3 punti, e andiamo a modificare quello. Gli alberi sono perfetti, e spiace solo per quelli che parlano sempre male di questo motore, che gli alberi si consumano solo a guardarli, ma in realtà questi qua sono perfetti. Quindi il consiglio che mi dicevi ieri è tagliandi, se fai uso gravoso, uno magari in più rispetto a quello. Esattamente, ogni 5.000 km cambio dell'olio e del filtro dell'olio per un uso gravoso. Per un uso normale 8.500. Filtro dell'olio originale, che è fondamentale, e un olio di buona fattura, 1050 come raccomanda KTM casa madre, sicuramente il motore ne giova. E l'esempio è proprio questo è un utilizzo super gravoso della moto, perché ci sono i video che lo vedere, quindi non puoi nasconderti dietro al fatto che non è stato usato in maniera gravosa. Peraltro io sono anche abbastanza scarso, quindi manate di gas magari dove non andrebbero date, sfollate dove non andrebbero sfollate. Quindi la moto ha lavorato tanto, più di 30.000 km. A 29.000 siamo circa adesso. Gli alberi a cam sono davvero belli, si vede proprio l'inizio del consumo, del fatto che questo è usura, ma non hanno segni, non hanno graffi. Sì, non c'è assolutamente non lo ci sono scalino, solchi, è liscissimo. Non c'è gradino, non c'è nulla. È normale usura. Ieri siamo andati anche a modificare la molla di sovrappressione dell'olio, mettendo giusto, sì.
una molla più dura, più lunga e quindi più compressa per avere circa un bar in più di pressione di olio sopra i 6.000 giri. È stato allargato il getto della frizione e quindi tutta questa pressione di olio aiuterà sicuramente sia la frizione sia le camme. Anche il contralbero è a posto. Oggi appunto rimontiamo gli alberi. Sì, cambieremo anche gli o-ring dei flauti delle candele, metteremo la guarnizione nuova, però devo dire che anche il motore all'interno non ci sono segni di olio bruciato, cosa che è tipico di questi motori se l'olio viene cambiato ogni 15.000 km. E quella cosa che ti dicevo, che mi sono accorto che c'è un pochino più di consumo dell'olio, da cosa potrebbe dipendere? Adesso andremo a controllare anche questo. Secondo me qua dentro l'unico consumo di olio può essere dovuto alle fasce del pistone. Ma quello non lo controlliamo. Quello non lo controlliamo, ma andrebbe smontato proprio tutto. Tutto, completamente il motore. Non conviene, perché questo, a differenza di tutti gli altri motori KTM, è aperto orizzontalmente e non verticalmente, quindi bisognerebbe tirare giù il motore completamente, ma sotto è a posto, olio ce n'è. Dopo tutte queste modifiche andremo a fare una verifica, faremo il livello, farai 1.000 km, tornerai qua e rifaremo il livello, andremo a vedere esattamente il consumo di olio e capire se è dentro nelle tolleranze che casa madre riconosce. Questo sarà molto interessante, perché tutto questo serve proprio per, lubrificando meglio tutto il sistema, a parere mio con un olio di fascia un pochettino più alta aiuterà ad avere meno consumo di olio. E comunque ieri mi dicevi che abbiamo fatto le battute quando l'abbiamo tolto l'olio. È scuro, ma comunque dicevi che è in buone condizioni. Quando l'hai tolto, quando hai tolto i filtri. Perché ha lavorato. Sì, c'è anche un po' di residuo dei dischi della frizione, ma se tu vedi sulla parte dove si deposita è molto chiaro. Sì, e l'esempio è qua, è chiarissimo, il motore è pulitissimo. Che poi appunto i filtri non avevano residui di metallo. Una cosa che si potrebbe controllare è il carter accensione, controllare che lo statore sia bello pulito anche quello, perché un olio molto consumato che scalda tanto crea questo residuo anche sullo statore e il calore e lo statore non vanno d'accordo, quindi cosa succede? Il troppo calore brucia lo statore e quindi non ricarica più la batteria. Quindi quello lo controlliamo? Andremo a controllarlo per essere sicuri che non ha subito danni. Ok. Andremo a revisionare anche la pompa dell'acqua. Ah, ok. È arrivato il kit per essere tranquilli, visto che 30.000 km ha lavorato, e andremo a controllare anche quello. Io mi sono distratto un attimo, Fabio ha rimontato tutto qua, ha messo le piattelline del giocovalvole che erano un po' lasche e ha detto che ora è perfetto il giocovalvole. Secondo me sta dicendo una cazzata, perché io non l'ho visto. Ha detto che è perfetto, ma... Perfetto. Appunto. Secondo me non è così, però vabbè, ci fidiamo di Fabio, dai. Che sta smattando con la stampante. Gli fai il giocovalvole con la stampante? Perché non va? La tecnologia mi odia. Un mio amico mi ha detto che è terapeutico bestemmiare in questi casi. Uscita di... Ok. Peraltro, come vi ho detto, andremo a montare un po' di pezzi sulla moto. È arrivato adesso fresco un bel pacco da 7 Solid. È veramente una vita che voglio montare i loro prodotti. Adesso vi faccio vedere cosa mi hanno mandato. Abbiamo Joymap Racing con la levetta per il roadbook. Non si sa bene quando riuscirò a fare il mio primo rally, ma almeno siamo pronti. E poi, guardate che chicca qua, la frusta, tantissima roba. Questi voleranno alla velocità della luce sulla moto. Grazie a 7 Solid, grazie a Leo, e tra poco ve li faccio vedere montati. Adesso Fabio sta facendo il giocovalvole anche sull'altro cilindro, il primo cilindro era perfetto. Lo spessimetro da 15 ce l'avevi te? Sì, me l'ero messo in culo per grattarmi. Non l'hai usato per grattarti la... Vabbè, lo spessimetro del 15 che l'ho usato prima. Magari l'hai usato per aggiustare la stampante. Guarda, vedi, lo puoi usare anche per scaccolare. Perfetto. Il 20 no, il 15 ci passa. Il gioco deve essere 15-20, direi. In realtà scoprirò che Fabio lo sta facendo per finta tutto questo. Lo sto mettendo nel buco così a caso. Ricontrolliamo tutte le viti che siano strette a 10. Anche se nel fai da te è prevista la sezione stringi a piacimento. Buono, ottimo. Adesso faccio l'unica cosa che posso fare. Spello le manopole. Poi ci dobbiamo mettere sopra i rivestimenti di spugna.
rimettiamo il cappello? Ok, la guarisci. Vuoi mettere te? No. Te lo lascio a te questo Ti sentiti libero. fantastico. E poi se perde, almeno non ho l'ansia. Come mai perde negli 8,90 questa guarnizione? È un trasudo, è che dà fastidio giustamente. Da Ma cosa dipende? perché non riesce a schiacciare bene. Noi adesso gli mettiamo un po' di pasta, così almeno non avremo più il problema del trasudo. Dove te l'ho nascosta? Me l'hai nascosta insieme alla 8. Insieme alla 8 l'ho nascosta, sì. Questa viene sempre messa o è una cosa Sempre. che fai te? No, viene sempre messa. Tu Guarnizione c'è pensa anche che la lo pasta. mettono anche in B&W. Anche la B&W mette la pasta, incredibile. Anche loro prendevano per il culo l'Italia e ieri, mancano solo i francesi e poi abbiamo fatto l'unplane. Adesso te stai parlando di calcio, immagino. Che io tra l'altro chiaramente non non so me ne neanche frega. che cos'è. Ah, anche Infatti, te quindi. Ah. Guarda, mi stavi già scendendo un po', Quello che si copre. Perfetto. E che bel lavorino qua. Oh, ma sembra quasi che lo fai di lavoro te, Mai fatto. Sai che bello, se adesso noi chiudiamo tutto, poi accendiamo, non in fase, perché ho confuso i pallini con i trattini e i trattini con i pallini. Ancora te mi stai continuando a parlare di pallini e trattini, non ho ancora capito cosa cazzo intendi, chiaramente è 2 giorni che sento pallini e trattini. Ah, questo l'ho pulita per bene, era così. Adesso puliamo anche questa. Andiamo sulla coppa? Sì, mettiamo sulla coppa, vai. Queste è colgate, no? Sì. Questa è la famosa pasta. Le ultime pulizie e poi si rimonta la coppa dell'olio. Sì. E guardate come l'ha preparata, bella. Guardate che lavorino. Colgate. Fabio ha anche salvato la guarnizione. Senti che bel rumore sordo. Tutto nell'olio. Abbiamo finito, no? È pronta la moto. Cosa resta da fare? Adesso sto facendo il gioco delle viti. Mettiamo insieme tutte le viti in base alla lunghezza, così almeno andiamo a mettere le viti nel posto giusto. Perché le viti più lunghe vanno dove ci sono le boccole di centraggio. Qua c'è la boccola di centraggio? No. Qua c'è la boccola di centraggio? No. Qua c'è la boccola di centraggio? Sì. Questa qua è corta? No! Questa è corta? Adesso la andiamo a pescare. Se tu metti una vite lunga nel posto sbagliato, vedi che più esce troppo. Quindi anche te non ti... Batte il porco. Blu blu blu. Una. Riesce? Sì, ha pescate 2. E adesso come fai? Con una mano c'è la telecamera e con No, l'altra? la telecamera la spengo adesso. Basta. Abbiamo ripreso abbastanza. Siamo alla fine del giorno 3. Come il giorno 3? Già il giorno 3, non era il giorno 2. Ah no, giusto, bravo. Meno male che mi hai corretto. Allora, brutta fine giorno persona. 2. Fabio è fresco come una rosa. Una rosa. È felicissimo di questa moto, la ama. E oggi è stato rimontato tutto il motore. Manca la frizione. Dovrà essere fatto tutto un lavoretto che vi spieghiamo nella prossima giornata. Oggi avete visto tutta la parte degli alberi a camme, la regolazione della molla per la pressione dell'olio, il rimontaggio degli alberi e il controllo delle... Dell'Iddio. e il controllo del gioco valvole. Nel prossimo video andremo avanti. Perché c'è un altro video? No, basta. Nel prossimo video andremo avanti e vedrete la frizione e tutta la modifica sulla frizione. Porteremo a rifare il mono WS Suspension. Fabio si impiccherà probabilmente. Dovete assolutamente iscrivervi, attivare la campanella per non perdervi il prossimo video che sarà una bomba anche quello. Intanto noi qua da Target Moto vi salutiamo. Guarda com'è felice. Vi ringraziamo per aver visto tutto il video. Voglio andarmi a ubriacare, posso? Vai, lasciate un commento, fate un sacco di domande che Fabio non vede l'ora di rispondervi. E basta, dai, ci vediamo domenica prossima. Ciao belli.